Benvenuti anche oggi nel mio angolo creativo. Allora, oggi vi faccio vedere questa bellissima borsa realizzata con il velluto. È la prima volta che uso questo materiale per le borse e devo dire che mi è piaciuto veramente tantissimo. Non potete immaginarvi la morbidezza di questo velluto e l'effetto che fa dal vivo, insomma, vederla. Io ho realizzato questo punto, vedete che un punto come se fossero dei torciglioni, molto semplice da fare, però che dà questo effetto, vedete, che vedete in telecamera. Ho aggiunto inoltre i manici. Allora, i manici io vado ad inserirli internamente, vi faccio vedere anche come li vado a inserire alla fodera. Ovviamente non è obbligatorio fare questo tipo di rifinitura, potete semplicemente, visto che i manici hanno i fori, potete semplicemente andarli a cucire sulla borsa. Uso il fondo 30x10. Allora, i materiali sono, questo video è in collaborazione con la merceria Zeus, è una merceria che vende online. Come potete vedere in sovraimpressione vi sto facendo vedere un sito dove per le borse è molto fornito, ma non solo, è fornito anche di vari filati, quindi avete veramente una grande scelta. Il protagonista, come già vi ho detto, però di questo video è il velluto. Per ordinare basta andare nel mio box informazione, linkate il link appunto e potete acquistare il velluto. Ci sono tante tonalità di velluto, ovviamente voi scegliete quella che più vi si addice. Io ho scelto il rosso perché insomma volevo una borsa che non passasse assolutamente inosservata. Seguirà a questo video anche una bella collana scaldacollo, io la chiamo collana perché vedrete che è veramente una lavorazione molto semplice, come vi faccio vedere, guardatela, e quindi potete veramente insomma realizzarla senza alcuna difficoltà. Sia la borsa che lo scaldacollo sono facili da realizzare. Ora, detto questo, passiamo al tutorial. Allora, per il tutorial di oggi andiamo ad usare questo velluto premium, nello specifico, inviato da la merceria Zeus. È una merceria che ha veramente tanti filati e quindi oggi vi propongo questo tutorial con questo vellutino, quindi una borsa veramente totalmente, possiamo dire, invernale. Come potete vedere in descrizione, vedete, troviamo anche l'uncinetto consigliato. Voi sapete che più o meno l'uncinetto è un qualcosa che vi danno sempre un minimo a un massimo, perché dipende un po' dalla manualità, dipende da che cosa dobbiamo realizzare. Quindi io vado sempre a valutare poi quale devo usare. In più questo è un gomitolo da 100 grammi e per ogni 100 grammi abbiamo 70 metri di filo. Il colore è il 32, il lotto è il 20A, quindi se volete acquistarlo nel box informazioni, lo sapete, trovate sempre comunque il link dei prodotti che vado ad usare. Ovviamente, come vi dico sempre, il progetto può essere realizzato con qualsiasi materiale. Chiaramente verrà leggermente diverso se andiamo ad usare un altro tipo di lana o comunque un cordino se sto usando il velluto, questo è ovvio, però le lavorazioni sono più o meno sempre simili. L'attaccatura al fondo invece cambia, perché in base allo spessore del fondo noi andiamo ad attaccarci al fondo. Quindi una cosa è quando lavoriamo già dal fondo con il filato, quando invece abbiamo un fondo già fatto, quindi di ecopelle, l'attaccatura sarà diversa. Iniziamo quindi la nostra lavorazione in questa maniera qui. Andiamo ad agganciarci al nostro fondo. Questa volta mi aggancio un po' diversamente, vi faccio vedere. Io, vedete, il fondo in questa maniera, entro. Per agganciarmi uso ovviamente l'uncinetto numero 4, tiro così e vado a fare una serie di catenelle. Vedete, qui ho il filo più corto, entro nel foro subito dopo, aggancio il filato, quindi il vellutino, e faccio, vedete, una catenella così. Di nuovo entro nel prossimo, prendo il filato, vedete, da dietro, mi aggancio e creo un'altra catenella e faccio questo, vedete, per tutto proprio il perimetro del mio fondo. Quindi in questo caso non si fanno aumenti, perché andiamo semplicemente a decorare il nostro perimetro. Quindi andate a proseguire così fino ad arrivare alla fine. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare, noi entriamo, carichiamo sempre ovviamente il nostro filo
e realizziamo quella che è l'ultima catenella. Quindi adesso noi dobbiamo praticamente andare a realizzare la lavorazione. Quindi che cosa faccio? Entro in questa maniera qui, vedete, perché altrimenti dovrei tagliare il filo, quindi entro in quello dopo in questa maniera e tiro così la lavorazione, come se avessi praticamente iniziato con un filo nuovo, per così dire. Realizzo una catenella e adesso vado ad entrare, vedete, in ogni foro, quindi entro nel prossimo foro e lavoro una maglia bassa, entro nel prossimo foro, vedete, lavoro una maglia bassa e adesso nel terzo lavoro 2 maglie basse, quindi una e 2, quindi un aumento in questa maniera qui. Ora di nuovo nel prossimo lavoro una maglia bassa, nel prossimo una maglia bassa e nel prossimo 2 maglie basse, una, vedete, nello stesso punto e 2, e andiamo a proseguire così, vedete, in ogni punto lavoriamo per i primi 2 punti una maglia bassa, nel prossimo una maglia bassa e nel terzo lavoriamo 2 maglie basse, quindi una e 2, e andiamo a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, dove ho l'ultimo punto, entro, ovviamente lavoro la mia maglia bassa, perché praticamente qui ho l'aumento e la sequenza di 2 maglie basse, entro, vedete, nel primo punto e lavoro una maglia bassissima. Adesso vado ovviamente a cambiare l'uncinetto, lavoro con il numero 6, realizzo una catenella. Allora guardate, io sono in questo punto, entro nel punto subito dopo, carico il filo, entro nel punto, vedete, torno indietro dove ho già lavorato, così carico di nuovo il filo e chiudo il lavoro tutto insieme. Di nuovo, vedete, entro nel prossimo punto, qui è dove ho lavorato, entro nel prossimo punto e carico il filo, torno indietro dove ho già lavorato, carico il filo e chiudo tutto insieme. Quindi verrà una lavorazione un po' attorcigliata, come dei torciglioni. Quindi questa è la lavorazione che ho lavorato, entro nel punto subito dopo, carico il filo, torno indietro, vedete, nel punto già lavorato, quindi qui è già lavorato, entro, carico il filo e chiudo tutto insieme. Quindi vedete, verranno queste lavorazioni un po' più attorcigliate e ovviamente più bombate. Di nuovo, vedete, qui è dove ho lavorato, guardate bene, io entro nel punto subito dopo, carico il filo, torno indietro dove ho già lavorato, carico di nuovo il mio filo e chiudo tutto insieme. Adesso andiamo a proseguire questa riga fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto, io qui ho realizzato l'ultimo punto, devo entrare in questo, però non vado a chiudere a maglia bassissima, ma vado a lavorare a spirale, quindi entro, vedete, in questo, carico il filo e torno indietro, guardate dove c'è il punto lavorato, quindi faccio così, guardate, torno indietro, carico il filo e chiudo tutto insieme. Questo chiaramente sarà il punto dove inizieremo sempre la nuova riga, termineremo e inizieremo, quindi vado a mettere un marcapunti, vedete, in questa maniera qui. Adesso devo andare nel punto già nuovo, diciamo, questo è lavorato, vedete, io entro nel prossimo punto, carico il mio filo e poi entro in quello già lavorato, quindi torno indietro e lavoro così e chiudo tutto insieme. Adesso noi non dobbiamo fare altro che andare a proseguire la lavorazione sempre alla stessa maniera. Qui vedete il punto dove ho lavorato, entro nel prossimo, carico il filo e poi torno indietro, vedete, nell'altro punto e chiudo tutto insieme. Ora io vado a completare quest'altra riga e poi al marcapunti vi farò vedere di nuovo come chiudere e poi andiamo a proseguire. Quindi vedete, io arrivo dove ho il marcapunti, questo è stato l'ultimo punto lavorato, entro nel punto in questa maniera qui e carico il filo ed entro nel punto, vedete, dove ho già lavorato, quindi la lavorazione sarà sempre la stessa e rimettiamo di nuovo il nostro marcapunti nello stesso punto. Ovviamente adesso man mano, vedete, la borsa inizia ad allargarsi, quindi
a fare. Ovviamente se lavorate troppo morbido potete lavorare anche con un uncinetto più stretto. Quindi adesso andiamo a proseguire. Questo è il punto dove ho già lavorato, entro nel prossimo, carico il filo e torno indietro, vedete dove ho già lavorato il punto, in questa maniera qui, e faccio la mia chiusura, la mia lavorazione. Di nuovo entro nel prossimo, carico il filo, torno indietro, vedete dove ho già lavorato, ecco qua, carico sempre il filo e chiudo. Quindi avremo, vedete, questa lavorazione un po' a torciglioni, scusate, forse era uscito fuori dall'inquadratura, quindi vi rifaccio vedere. Quindi io mi trovo qui, vedete, il punto è lavorato, entro nel prossimo, carico il filo e torno indietro, vedete, dove ho la lavorazione già fatta, carico il filo e chiudo tutto insieme, così. Quindi vedete, avremo questa specie di torciglione che si va a creare perché torniamo indietro. Adesso io vado a proseguire per un tot di righe e poi vi dico quante righe, in quanti centimetri ho proseguito. Allora, io ho proseguito per 21 righe, che in centimetri vi dico quanti centimetri sono, partendo, vedete, dalla prima, che è la maglia bassa. Quindi i nostri centimetri sono circa 27,5 più o meno. Adesso allora vedete, io il marcapunti man mano che ho lavorato si è spostato perché lavoro a spirale e poi questo punto insomma tende a tirare un pochino, vedete. Ora la lavorazione, vedete, è molto carina perché vengono questi torciglioni. Questo punto è molto carino e l'effetto del velluto devo dire che è particolare, mi piace tantissimo. Adesso vado a fare un ultimo giro per andare a fare un contorno, quindi un bordo alla borsa. Quindi vedete, io ho il marcapunti qui, adesso vado a togliere il marcapunti e vado a lavorare una maglia bassissima in questa maniera qui e lavoro una catenella. Quindi vado a fare il punto, un punto che io ho chiamato ziguli, ma vi devo dire che non so il nome esatto. Vado a mettere, vedete, sulla maglia bassissima il marcapunti. Adesso entro nel prossimo punto e lavoro un'altra maglia bassissima e una catenella. Di nuovo nel prossimo una maglia bassissima e una catenella. E andiamo a fare questa lavorazione fino ad arrivare di nuovo dove abbiamo, vedete, da quest'altro lato il marcapunti. Arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, quindi nel penultimo punto da lavorare. Qui ho il penultimo punto, entro, lavoro la maglia bassissima, la catenella e vedete qui ho il filo e vado a sfilarlo. Quindi qui ho il marcapunti, vedete, non entro dove ho il marcapunti, metto un ago ovviamente a punta tonda e andiamo a chiudere la lavorazione. Come vi faccio vedere sempre, qui ho il marcapunti che vado a togliere, entro, vedete, da dietro così nel punto e poi entro nel centro dell'altro. In questa maniera qui, vedete, diciamo che questo, essendo un punto a rilievo, non si nota nessuna imperfezione, però è sempre perché poi non si devono notare le imperfezioni, ecco perché noi facciamo attenzione sempre a come chiudiamo. Quindi andiamo a nascondere ovviamente il filo all'interno del lavoro quanto più possiamo nascondere e quindi abbiamo chiuso, vedete, la nostra lavorazione. Adesso, una volta che è completato, guardate, abbiamo questa bordura simpatica, anche se andate a nascondere ovviamente tutti i fili, anche se si nota poco perché la lavorazione con il velluto è già bella spessa, però questo bordo, vedete, insomma va a guarnire leggermente la borsa. Adesso io vado ad inserire questi manici, ero un po' indecisa se come posizionarli. Sinceramente ho deciso di posizionarli all'interno così, quindi non voglio che si vedano esternamente, ma li vado a posizionare internamente. Ovviamente voi potete posizionarli anche all'esterno, insomma, però mi piaceva di più, insomma, metterli all'interno. Allora, per fissare i manici ovviamente all'interno, io visto che fodero sempre le mie borse, devo andare a fissarli alla fodera, perché poi verrà inserita all'interno e chiaramente avremo questo effetto, vedete, che sarà all'interno, cioè viene sulla fodera, però praticamente non sarà visibile né dalla fodera e neanche dall'interno della borsa. Quindi io vado ad usare, vedete, questi
Nel box informazioni vi metto sempre i link per acquistare gli accessori. Ovviamente potete anche cucirli. Io ho fatto 2 fori, nel caso non volete usare le viti potete anche andare a cucire con lo stesso velluto, quindi fate i 2 fori e andate a cucire, o semplicemente andate a cucire senza fare nessun foro con del cotone resistente, magari vi consiglio il nylon, ok? Quindi semplicemente vedete io infilo le viti e vado a chiudere. Un sistema molto semplice. Allora, la misura, che misura ho preso io? Perché la stessissima misura se andate a cucire sulla borsa, quindi il sistema è più o meno lo stesso. Quindi con il metro da destra verso sinistra andiamo a misurare la stessa distanza. Quindi vedete, io ho più o meno messo una distanza, ecco l'ho calcolata da qua, di 10 cm dal bordo, vedete? E faccio la stessa cosa ovviamente anche da questo lato qua, ed ecco vedete i 10 cm, quindi più o meno dovete andare a fare questo sistema anche per la borsa, insomma, in generale. E adesso vado ad avvitare le mie viti e poi vi faccio vedere come vado a cucire la borsa. Vedete, ho fissato i manici, all'interno vediamo le viti che sono fissate. Adesso vado a fare la mia cucitura sempre con il filo di nylon. Vi faccio vedere sempre che vado a cucire con questo 0,35 o 0,40 al massimo, ok? Perché così potete usare un normale ago che si usa anche per il filo, ovviamente con una corona leggermente più larga. Quindi io vado adesso a cucire e vi faccio vedere la borsa finita. Allora, le cuciture saranno fatte ovviamente sempre con tenendo conto che lasciamo un circa mezzo centimetro o 1 centimetro di altezza, vedete, della borsa per andare a cucire, quindi calcolate sempre in questa maniera qui. Come potete vedere ho terminato, vedete, la mia cucitura tutta intorno alla borsa, questo è l'effetto che avrà. Sto aspettando che mi arrivino le chiusure, quelle che si cuciono, così insomma andrò a cucire una chiusura centrale, insomma, per la borsa. Possiamo metterne pure più di una, o la cerniera, insomma, come preferite. Quindi ecco, vedete l'effetto, un effetto veramente molto molto bello di questo velluto. Io vi consiglio di provare di realizzarvi una borsa magari nel colore che più preferite. Questo insomma è un colore che veramente non passa inosservato, molto bello, la lavorazione è semplice ma d'effetto, quindi io ve la consiglio. Vi raccomando, iscrivetevi al mio gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, così mi fate vedere i vostri lavori. Io vi saluto, al prossimo.